Ciao, oggi andremo a vedere come funziona uno script XSS. Io userò un framework che è il più conosciuto, però da quello che vedrai capirai come funziona, come si fa e poi ovviamente puoi usare altri framework eventualmente più, come dire, precisi allo scopo. Piccolo disclaimer, quello che vedremo oggi è fatto esclusivamente su un ambiente mio, quindi ho l'autorizzazione per poterlo fare. In nessun modo devi fare queste azioni per scopi illegali o distruttivi. Inoltre, io non sono responsabile ovviamente per le tue azioni. Quindi, quando fai questi test, mi raccomando, li devi fare esclusivamente sulle tue macchine. Adesso andiamo a vedere cosa facciamo oggi. Allora, qui io uso Linode, che è un ambiente per le macchine virtuali, il cloud, e andiamo immediatamente a creare un API token. Qui in alto a destra, API token, create a personal access token, diamogli un nome, per esempio BIF, questo lo lascio tutto di default e creo il token. Poi faccio copia e lo vado a incollare sul mio block notice, che tu non puoi vedere ma c'è. A questo punto l'inode, qui in alto a sinistra, crea l'inode. Qui abbiamo la scelta di poter installare e decidere quale macchina, per esempio, dedicata a 4 giga, 30 euro al mese. Io andrò a scegliere una che sia il più possibilmente economica. Quindi shared CPU, seleziono questa, la prima, 5 dollari al mese, quindi pochissimo. E poi scelgo la regione, per esempio Londra, e vado sul marketplace. Qui sul marketplace vedi ho tante possibilità di software già come dire, pronti a essere installati, vedi Kali Linux, che poi peraltro è anche qua su, tra le applicazioni più popolari. Noi andiamo qui sulla barra e scriviamo BIF. A questo punto qui dobbiamo inserire la password di root che ci servirà poi. Email address, io vado a inserire l'email di CrazyNet. Poi scendiamo ancora in basso, questi li lasciamo tutti vuoti. Qui your Linode API o API token, quindi io vado a copiare il token che ho creato prima. Poi subdomain, non ho un subdomain ma ho un domain, quindi vado a incollare il dominio. Se non hai un dominio, chiaramente lo puoi acquistare con anche un euro su GoDaddy o su qualsiasi altro host. Um, Costano veramente poco. E poi comunque per fare questo test non è necessario, eh. Puoi usare l'indirizzo IP, per esempio, che poi la macchina virtuale ti darà. O se lo crei sulla tua macchina virtuale, sul tuo computer, allora puoi utilizzare anche il tuo indirizzo IP pubblico. Devi aprire ovviamente qualche porta sul router, ma quella è un'altra storia. Continuiamo. Allora, a questo punto vado ancora giù, quindi seleziono la regione, Londra, Shell CPU, 5 euro al mese e ho 100 euro di credito, quindi non paghiamo niente per il momento. Root password, ok? E questo lo lasciamo tutto così di default e facciamo create. A questo punto, una volta che è partito il processo, no. Come vedi ho il mio indirizzo IP pubblico, l'accesso per l'SSH, eccetera. Ora, io al momento questo indirizzo IP pubblico ovviamente non è disponibile perché come vedi qui è provisioning, quindi la sta facendo. Poi, tuttavia, se clicchiamo qui
sulla console, possiamo vedere cosa sta facendo. Ora, lo script qui è partito, come puoi vedere, e farà tutta l'installazione. Nel frattempo andiamo a creare il nostro DNS per il nostro dominio. Quindi io copio questo, vado sul mio account di GoDaddy per il DNS del dominio, faccio add, tipo di record A, nome, e ci metto l'indirizzo IP, add record. Quando si aggiunge un nuovo record, potrebbe volerci del tempo. Potrebbe volerci del tempo e questo tempo dipende. A volte è pochi minuti, a volte è anche giorni, tipo 48 ore. Tuttavia, guarderemo adesso cosa ci dice alla fine dell'installazione. Quando l'installazione sarà completata, qui vedi che sta facendo il boot della macchina, perché per il momento non sta installando, cioè non sta installando niente, sta installando Ubuntu. Però vedi qui waiting for propagation, quindi lui sta testando poi ora il DNS, e se il DNS, cioè se GoDaddy e quindi la velocità della rete farà sì che il dominio è disponibile su quell'indirizzo IP, farà prima, altrimenti c'è da aspettare. Quindi adesso metto in pausa il video e tornerò quando ha finito di fare il propagation, perché ci mette qualche minuto, forse anche un po' più di qualche. Ok, una volta che è partito, come vedi, installerà Beef. E tieni presente che ci ha messo almeno 20 minuti per fare il propagation, quindi se tu lo farai devi avere pazienza. Se vedi che rimane lì fermo, che dici ma cosa sta facendo, in realtà sta facendo qualcosa. Quindi adesso continuiamo l'installazione. Ah, piccola nota. Io adesso sto creando tutto per lo scopo del video. Una volta che il video è fatto, io poi ovviamente cancellerò tutto, la macchina virtuale, il DNS, eccetera, eccetera. Quindi magari se qualcuno volesse provare, in realtà non vedrà più niente online. Ha quasi fatto. Ora, anche a questo punto, quando dice qui Ruby, ci mette un pochetto. Qui, fammi riaprire la console. Quando dice qui Ruby installed, updating Ruby gems, ci mette un po'. Quindi abbiate pazienza. Ok, ha quasi finito. Ora finisce l'installazione e poi andiamo ad accedere alla console di Beef. Ok, una volta terminata l'installazione, passiamo all'azione. Allora, vediamo un attimo, bisogna copiare questo indirizzo qui, che nel mio caso è questo, insomma, quello che vedi. Quindi copia, se me lo fa copiare però da questa console, e incolla. Non me lo fa copiare, va bene. Allora, se non me lo fai copiare, lo scriverò https crazy cyber space club 3000 ed eccolo qua. Allora, scusate, WhatsApp e Telegram non mi abbandona mai. Allora, riduci questo e sposto questo qui. Ecco Beef. Allora, username Beef, password che avevamo impostato precedentemente, e adesso lo vediamo così. Praticamente non c'è niente. Poi, ora arriva la parte bella. Vado sulla pagina di CrazyNet.
clicco con il tasto destro e faccio salva con nome. Pagina web singola, solo HTML. E la chiamo index. Index. E faccio salva. E lui mi ha salvato la pagina. A questo punto vado a prendere la cartellina HTML e faccio show more, un attimo solo, show more, edit, nel mio caso con il Notepad++. Questa la riduco e prendo il Notepad++, che eccolo qui. Adesso è il momento che io me ne vada. Cerco questo pezzettino qui della pagina. Mi metto tra i due simboli qui, tra head e meta, e premo invio un paio di volte, così. Ora io ho fatto 2 spazi per poterti far vedere meglio, poi lo spazio sarà solo uno. Allora, a questo punto noi dobbiamo copiare un codice che adesso andremo a vedere. Ok. Allora, il codice di cui abbiamo bisogno è questo. Allora, segno minore script source src uguale aperte virgolette https / e scriviamo crazy cyberspace.club 2 punti porta 3000 / hook.js chiuse le virgolette maggiore minore / script / script. Infatti mi sembrava che ci fosse qualcosa che non mi tornava, ma soprattutto me l'ha mandato a capo. Chiuso e basta, a posto. Questo spazio lo rimuovo e adesso quello che dobbiamo fare è salvare questa pagina. Quindi io dico save. Ora, io posso, fammi vedere qui, io posso far partire la pagina direttamente sul mio computer oppure la posso caricare su un host esterno, no? Un free web hosting, per esempio. Io te la faccio vedere in tutti e due modi. Tecnicamente non cambia niente. Allora, la pagina, come vedi, è questa. Questa è la pagina originale, me la dà in HTTPS, quindi sicuro o comunque meno sospettoso. Andiamo a vedere la pagina. Ok, per prima cosa ti faccio vedere la pagina aperta direttamente dal computer, quindi sul browser, che è praticamente la stessa, no? Ok, ovviamente l'indirizzo è diverso perché la sto aprendo direttamente dal computer, però la pagina è la stessa. Ora, qui forse manca qualche foto unicamente perché ho scaricato soltanto la pagina HTML. Ah no, invece le carica. Bene, 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 bene. Le carica dal web. Quindi adesso andiamo a vedere qui su BIF se succede qualcosa. BIF. Ed eccolo qui. Qui vedi che c'è il mio computer. C'è il mio computer. Quindi da questa pagina che è quella di CrazyNet, tutto normale, in realtà il malintenzionato, che in questo caso sono io stesso, è nel computer. E che si può fare? Possiamo qui andare su, per esempio, command. Ok,
un attimo solo. Qui ho già alcune informazioni, tra cui il mio indirizzo IP, la pagina da cui proviene lo script, quindi CrazyNet. Te fa conto, immagina se compri 20 domini da 50 centesimi, fai tutte le pagine, le duplichi, quindi insomma potresti fare qualche danno. Quindi comando, per esempio. Poi se andiamo qui su uno dei miei preferiti, il social engineering. Poi per esempio Pretty Tef, qui abbiamo per esempio, vedi, Facebook, LinkedIn, Windows, YouTube, Yammer, iOS generic, Facebook, pagina Gray oppure Clear. Qui possiamo mettere per esempio il custom logo, che però in realtà io potrei anche mettere un'applicazione, per esempio, e costringere l'utente a fare un'azione. Poi a questo punto io faccio esegui, qui in basso a destra, e vediamo che succede di qua. Qui comando, vedi. Vediamo se... Ed eccolo qua. Vedi? Sessione di Facebook timeout. Quindi l'utente non attento, distratto, mette la password, mette per esempio l'email, facciamo test@test.test, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, premo login, non succede niente, però di qua, come vedi, test@test.test è la password. Poi, se invece io volessi caricarla da un host gratuito, io ho questo spazio qui che non sapevo neanche di averlo, l'ho scoperto ieri per caso quando stavo provando questo script. Vado su File Manager, mi chiede username e password perché la sessione è scaduta. Vabbè. Non ci sono problemi. Come non sono corretti? Sono correttissimi. Facciamo aggiorna di qua. Vediamo un attimo. Stessa cosa, attenzione, stessa cosa per il cellulare. Se io apro l'indirizzo dal cellulare, posso fare gli screenshot della videocamera, registrare suoni, eccetera, eccetera. Public HTML. Qui vado a caricare il file index HTML, quindi quello che abbiamo fatto prima. Sì, upload. E abbiamo la nostra paginetta. Poi fammi un attimo vedere my site. Questo è l'indirizzo del website mio. Come vedi apre la pagina index, però questa volta la apre dal server. Quindi la pagina è aperta dal server, ma chiaramente vede il mio indirizzo IP. Allora, a questo punto, per esempio, ho altri, per esempio qui, exploit, guarda quanti ce n'è. C'è anche geolocation, no? Se per esempio prendiamo questo, fai esegui, guardiamo un attimo se trova se mi trova, ed eccolo qua, country Malta, eccetera eccetera, latitudine, longitudine, e mi dà anche il nome del provider, l'AES per il BGP, il mio indirizzo IP, eccetera. Poi c'è get geolocation, mi sembra che sia questo, aspetta, fai vedere, esegui, perché è tanto che non lo uso, quindi mi devo ricordare. A un certo punto mi apparirà anche l'indirizzo già compilato dal framework HTTP Google Maps e con latitudine e longitudine. E
ieri ho provato con il cellulare, perché chiaramente col cellulare è più preciso del computer, in quanto il cellulare ha il GPS, e l'indirizzo è corretto. Sf- Devo sfortunatamente dirvi che l'indirizzo è corretto. Ha sbagliato a pochi metri dalla porta di casa mia. Quindi l'indirizzo è corretto. Ci mette un po', perché questo framework è un po' vecchiotto. Funziona bene, il suo lo fa, però è un po' vecchiotto. E comunque, fidati, funziona. Poi dopo, ok, qui vedi, va abilitato. Consenti la posizione. Questo già è più sospettoso, no? Perché te se su una pagina vedi che ti appare quel pop-up che ti dice che CrazyNet o qualsiasi altro sito, insomma, ti vuole geolocalizzare magari. Comunque, l'indirizzo è giusto. E anche la strada di casa è giusta. Anche la strada di casa è giusta. Ci manca solo il numero civico e poi siamo a posto. Comunque è giusto. E poi chiaramente abbiamo altre cose, anche la webcam, che però da qui non te la posso far vedere in quanto la webcam la sto usando in questo momento. Quindi non credo che si può usare entrambi webcam. Controlliamo la webcam. Facciamo con questo o questo HTML5, fai vedere. Se funziona, qui dovrebbe apparire lo screenshot della telecamera. Poi si può registrare suoni, eccetera, eccetera. La stessa identica cosa funziona dal cellulare. Ora, per il cellulare nello specifico serve un'altra cosa, insomma, servono altri script perché questo non è proprio incentrato su Android, per esempio, o su cellulari, quindi quando provi a fare a lanciare il login per Facebook appare un po' decentrata, ma un occhio esperto può dare qualche sospetto. Però tutto sommato credo che alla fine se uno non è proprio attento non se ne accorge, cioè non ci fa caso. Qui che dice? Non è abilitato, vedi, mi chiede il permesso e io ora gliel'attivo soltanto a scopo dimostrativo per fartelo vedere. Guardiamo un po'. Ok, qui mi chiede che dimensione voglio lo screenshot. Stiamo fermi un attimo, facciamo una bella foto. E dovrebbe apparire. Mamma mia, l'ho fatta una ieri che non so che ha preso. Comunque sì, apparirà. Appare. 100% che appare. E... consenti? Perché failed? Guardiamo un po'. Ora, cioè, ok, vi fa una premessa sul sito di CrazyNet non ha questo, intendiamoci, questo è solo scopo dimostrativo, non è che se uno va sulla pagina del blog di CrazyNet allora uno pensa mi sta spiando, assolutamente no. E... Vabbè, comunque, ora non perdo altro tempo, non mi dilungo oltre. Comunque, se vi divertite qui a guardare i comandi e tutto, scoprirete che ha tantissime funzioni. Poi, per esempio, se io guardo qui, se visto che molti, come dire, provano, cercano, studiano cyber security, quindi se uno studia cyber security queste cose già le sa e ovviamente è per chi non lo sa, però vedi, qui salta subito all'occhio questo. Quindi già immediatamente si può capire che la pagina della mia azienda o del mio sito, eccetera, eccetera, è compromessa. Quindi spero che questo video ti sia piaciuto. Non fare il taccagno e se guardi il video lascia un mi piace. Se non ti piace il video è un tuo diritto mettere non mi piace, ma sarebbe molto d'aiuto per me comunque se mi spieghi cosa non ti piace. Non ti piace il tema del video, non ti piace il microfono, lo sfondo dietro, non ti sto antipatico io, qualsiasi cosa comunque sia,
io che cerco sempre di poter migliorare quello che faccio, in questo caso il video su YouTube, ho bisogno chiaramente dei pareri. Uno che mi lascia mi piace vuol dire che il tema è piaciuto e io sono più portato a continuare verso quella direzione. Se uno mi mette non mi piace ma non ti dice cosa non gli piace, è come andare al ristorante e te gli vai dallo chef, dici questo piatto non è buono e te ne vai. E quello, insomma, che pensa? Che pensa? Ora, magari già ha pensato a te cosa ti è già venuto in mente cosa lo chef potrebbe pensare, però lo chef, se gli dici guarda questo piatto secondo me non è buono perché manca questo, manca quello, vorrei quest'altro, sarebbe meglio che la prossima volta forse anche lo chef potrebbe migliorare. In questo caso io invece voglio migliorare, però per poter migliorare ho bisogno del tuo parere, della tua opinione, qualunque essa sia, ma io ne ho bisogno. Quindi se vuoi lasciami un commento e se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale. Ti ringrazio di aver guardato questo video e al prossimo. Se non dovesse uscire nuovi video prima di Natale, auguro buon Natale e buone feste a tutti. Ciao!